fare un video per il mio compleanno da pubblicare sul canale YouTube. Ah, è vero! Se avevi un'idea. È il tuo compleanno domani, adesso che ci ripenso, vero? Sì. No, infatti. Allora, se vuoi un'idea originale, potremmo fare quello che hai fatto l'anno scorso. Ah, mi sembra molto originale. Dai. Sì, perché è passato un anno, l'originalità dopo 365 giorni decade, non so se sapevi. Esatto. Quindi volendo, che ne so, domande... Sì, domande va bene. Hai tempo di scrivermele tu? Perché sono veramente incasinatissimo in questi giorni. Sì, devo finire un attimo di modificare il forno a gas, però volevo farlo senza gas, solo che non va senza gas, no? Quindi, però stasera volendo te posso scrivere. Ok, allora se me le scrivi e me le mandi così faccio il video e lo pubblico, Sarà un successo. Ok, l'IBAN mio ce l'hai? Sì, ce l'ho, sempre lo stesso. Perfetto, sempre 10.000 euro a frase, va bene, Ci sentiamo domani allora. Perfetto, grazie mille. Ciao. Ok, iniziamo quindi con le domande. Ce l'ho tutte scritte sul mio telefono e le iniziamo a leggere. Allora, la cosa più strana che hai comprato? Di cose strane ne ho comprate veramente tante. Forse quella più strana è questa. Forse l'hai vista in qualche video. Questa è la capra urlante, senti un po'? Quindi questa capra la schiacci la parte bassa. Ecco, la mia capra urlante. Orgoglio di acquisti su Amazon. Credo che questa sia stata la cosa più strana che abbia comprato, però ti ripeto, ne ho comprate veramente tante. Seconda domanda, perché usi sempre il giallo? Allora, te la faccio breve. Il giallo è un colore che mi piace molto perché indica la mia personalità, quindi una persona molto estroversa, molto solare, molto creativa, quindi mi piace. In più, quando tantissimi anni fa avevo un'agenzia di marketing e comunicazione, utilizzavamo l'arancione e il grigio, ma soprattutto l'arancione come colore istituzionale. Ecco, l'ho visto anche un po' come un'evoluzione dall'arancione, sono arrivato al giallo, quindi un po' un'estremizzazione, un puntare più sull'individualità. Quindi in primis mi piace molto, in secondo luogo mi rappresenta, in terzo luogo è un po' una continuità col passato, ok? Benissimo. Secondo te si poteva vincere la battaglia di Balaclava? Sì, forse sì. Sei mai stato arrestato su Plutone? No, non sono mai stato arrestato, ho la mia fedina penale immacolata, per fortuna. Il viaggio che ti è piaciuto di più, trip esclusi. Allora, fermo restando un po' problemi di Covid, eccetera, un viaggio per piacere da molto tempo, tranne un po' le vacanze estive col bambino, eccetera. Il viaggio che ricordo di più, che mi è piaciuto di più, che mi ha veramente dato tantissimo, è stata la Scandinavia. Ho fatto un viaggio in Norvegia, Svezia e Danimarca e quello per me è stato un viaggio pazzesco perché ho visto un mondo completamente diverso rispetto a quello a cui ero abituato e porca miseria, bellissimo, veramente un posto bellissimo. Poi io amante di quei paesaggi lì, quindi è stato incredibile. Poi, di cosa sei orgoglioso? Allora, credo che la cosa, ovviamente, sarò di parte, ma la cosa di cui sono più orgoglioso è mio figlio, ovviamente. Quindi, a prescindere da tutto quello che ho fatto finora, dai libri scritti, podcast, i video, bla bla bla, ovviamente, il figlio non c'è assolutamente paragone, quindi credo che sia abbastanza scontata come risposta, ma assolutamente vera. Qual è il posto più strano dove lo hai fatto, il podcast? Allora... penso che il posto più strano sia dove lo registro attualmente, perché questa stanzetta accanto allo studio era un bagno, sono stati tolti il lavandino e il gabinetto, è stata trattata acusticamente la stanza e adesso è diventata la mia stanza dove faccio podcast, quindi penso che quello sia il posto più strano, dentro un ex bagno. Poi per il resto sempre in studi di registrazione, aziende, all'aperto, insomma un po' dovunque, però forse il posto più strano è un ex bagno. Hai mai mentito sul numero delle tue dita? Mai, ce n'ho 10, quindi non ho bisogno di mentire, tutte naturali. Che progetti hai per il canale YouTube? Allora, sinceramente il canale YouTube mi sta piacendo molto di più di quello che avevo immaginato, motivo per cui quest'anno 2023 ho deciso di fare tantissime cose in più.
Che cosa? Allora, in primis ci sono 2 grosse novità, sono entrambe delle dirette. La prima è una rubrica all'interno della quale, vediamo se ogni settimana, ogni 15 giorni, dipende un po' dalle adesioni, e se ti interessa scrivimi alla mail sul mio canale che trovi qui su YouTube e ne parliamo. Quindi la prima rubrica è dove intervisto i podcaster e facciamo una chiacchierata ovviamente informale, così come nel mio stile, su tutto ciò che è come hai iniziato a fare podcast, quale attrezzatura avevi, cosa è cambiato da allora ad oggi, i consigli che ti senti di dare, insomma tutta una serie di domande, così chi ascolta questo podcast ha video dopo video dopo video dopo video tutta una serie di consigli, di spunti di riflessione e quant'altro, quindi penso sia a beneficio di tutti, e questa è la prima cosa della quale sono molto fiero. La seconda è l'intervista ai professionisti, quindi professionisti della voce, professionisti del doppiaggio, voice over artist, esperti di lettura interpretativa, ma anche persone che hanno a che fare col mondo dei podcast in maniera collaterale, tipo avvocati che possono parlare di copyright, commercialisti che possono parlare di monetizzazione. Insomma, voglio veramente cercare di creare un canale al di là dei video che faccio io, ma un canale che possa essere veramente un punto di riferimento in Italia per tutto ciò che è, non voglio dire il mondo dei podcast perché potrebbe essere un po' più stretto in questo caso, ma tutto il mondo dell'audio e della produzione di un certo tipo di contenuto. Mi sto impegnando tanto e credo che si possa fare, quindi se ti interessa partecipare, essere intervistato, contattami e organizziamo. Ancora, la cosa che ti trovi più spesso a ripetere, allora se tu guardi i miei video sicuramente lo sai, e quello che ripeto più di tutto è che prima di comprare attrezzatura costosissima devi trattare acusticamente la stanza nella quale registri. Se non tratti acusticamente la stanza nella quale registri, puoi comprare anche il microfono migliore al mondo, ma farà schifo lo stesso. Quindi questo probabilmente tu che mi segui lo sai già, però è sempre bene ripetere. Poi il microfono che se potessi compreresti. Allora, un microfono che mi piace tantissimo, non l'ho mai provato di persona, è l'Electro Voice RE20, un microfono che costa quasi 600 euro ed è un microfono broadcast molto bello e vorrei tanto acquistarlo. È impegnativa come cifra, però insomma, mai dire mai. La cosa più stupida che hai fatto è perché proprio il podcast. Allora, di cose stupide ne ho fatto tante, ovviamente, e non avrei il tempo di raccontartele tutte. Forse, diciamo, la cosa più stupida che mi viene in mente e che ha a che fare con quello che ci stiamo raccontando oggi è che forse avrei potuto aprire prima questo canale, perché mi rendo conto di aver aspettato troppo. Ho aspettato troppo perché volevo aprire un canale YouTube, ma non ero convinto della tipologia di contenuti. E quindi ci ho messo un sacco di tempo. Di questo un po' mi pento, l'avrei potuto fare molto prima. Poi, perché hai la barba lunga e i capelli così lunghi? Allora, perché ho la barba lunga? Potrei dire perché mi piace. Perché mi piace, perché mi rappresenta, perché... non lo so, hai presente quando fai una cosa e dici, perché non l'ho fatto prima? Cioè, mi piace proprio tanto. Ecco, la barba mi piace tanto, quindi me la faccio crescere non per moda, infatti... Se dovesse passare la moda della barba lunga, forse un po' sta passando in realtà, io continuerò ad averla perché mi piace, quindi è una cosa che mi piace. Ora, il fatto che mi piaccia non vuol dire che fra 20 anni continuerà a piacermi, però adesso mi piace, quindi a prescindere dalle mode, se mi segui sai che non me ne frega niente delle mode, mi piace la barba lunga e la faccio, mi piace vestire sempre di nero e lo faccio, tutto qui. Allora, ogni quanto usi il Palantir? Non so assolutamente cosa sia il Palantir e non lo uso. Poi, il tuo piatto preferito? Allora, pizza al sushi. In realtà non esiste cioè credo che non esista la pizza al sushi, ma se esiste fammelo sapere. Allora, pizza e sushi. Entrambi allo stesso modo. Ho proprio una passione per la pizza, la vera pizza però. Io sono di Napoli e quindi quando dico vera pizza intendo la vera pizza. Tutto il resto è... Ora non voglio aprire una polemica, se no veramente ci scanniamo sul canale, però la pizza è la pizza, tutto il resto sono focacce, sono altre cose. Buone, ma sono altre cose. E il sushi perché è una passione smodata che ho da tanto tempo e potrei mangiare veramente quantità industriali di sushi. Ma non è il caso di approfondirlo. Allora, non credi di essere vecchio per fare video e podcast?
Allora, soltanto perché ho 46 anni non vuol dire che sia vecchio. Ho sempre sostenuto che l'età è una convenzione, nel senso dipende da quello che ci fai negli anni. Ci sono persone che arrivano a 46 anni e non hanno fatto niente, e ci sono persone che arrivano a 46 anni e hanno fatto veramente miliardi di cose. Ecco, credo che sia veramente una questione di quello che ci hai fatto. Non è tanto quanti anni hai, ma cosa hai fatto in quegli anni. Quindi no, non mi sento vecchio, mi sento una persona molto molto giovane. Certo, fisicamente 46 anni, insomma, non è che... Non sono mai stata una persona in forma, si vede dal peso, insomma. Però, no, non mi sento vecchio, anzi, è una cosa che mi piace veramente tanto, mi stimola veramente tantissimo. Hai mai rivelato un segreto ad un cercopiteco dai mustacchi? Esiste sul serio? Cercopiteco dai mustacchi. No, comunque, no, non ho mai rivelato nessun segreto. Abbiamo parlato di altro, ma nessun segreto. La tua birra preferita? Allora, attualmente la mia birra preferita, che non trovo più, tra l'altro, nelle birrerie che frequento di solito, si chiama Nigredo. Questa è la marca, Nigredo. E mi piace un casino, mi sono appuntato la scritta, perché sull'etichetta della birra c'è scritto Blacker than the blackest black. Pazzesco, cioè più nera del nero più nero. È meravigliosa ed è una birra nera, come puoi facilmente intuire, che ha un sapore, contiene anche dei luppoli tostati in modo particolare, una birra molto amara, molto scura, ma è buonissima, cioè non la trovo più e questo mi dispiace tanto, però è pazzesca. Poi vado a periodi, a volte mi piacciono anche, a me piace tutta la birra, a volte mi piace la birra, la Bock, quindi quella un po' più affumicata, insomma, anche quella chiara, la IPA per esempio, quella un po' più fruttata. Mi piace tutta la birra. La tua paura preferita? La mia paura preferita. Allora, la mia paura preferita è quella di morire. Però questa paura è venuta fuori da quando ho un bambino. Mio figlio ha 8 anni nel momento in cui sto registrando questo video e la mia paura più grande è questa, quella di morire e lasciarlo solo, cioè non essere più con lui, non vivere quello che lui sta vivendo e non condividere più cose con lui. Prima che ci fosse lui, no, non avevo questa paura. Non lo so, però così. L'abilità che vorresti imparare? Allora, l'abilità che vorrei imparare è l'antica tecnica della pazienza, l'antica arte della pazienza. Non sono molto paziente, più mi faccio anziano, come dico io, più divento impaziente, nel senso perdo spesso la pazienza. Questa cosa non è il massimo, lo so, però troppe cose mi danno fastidio, un po' come gli anziani. Ok. Poi, sai cucinare? No, diciamo che sopravvivo, quindi so fare proprio il minimo indispensabile, ma non so cucinare. Non voglio mentire dicendo che sono un grande chef, no, non so cucinare. Quando presti attenzione, poi te la fai ridare? Sì, sempre, ci tengo tantissimo. La presto volentieri, ma poi la rivoglio. Cosa vedi per il tuo futuro? E per il mio? Allora, per il tuo ti auguro tanta fortuna. Cosa vedi per il mio futuro? Cosa vedo per il mio futuro? Tanti contenuti, produrre tanti contenuti, quindi sia video, podcast, continuare con le live streaming audio che faccio su Clubhouse e su Telegram, continuare con la produzione di contenuti, ecco, perché mi sono reso conto che la produzione di contenuti è la cosa di più in assoluto mi piace, e quindi continuare con quello. Cosa dice l'oroscopo per il segno zodiacale del Renato per il mese di ottobre? Non te lo posso dire. Non posso svelare questo perché siamo ancora a settembre, quindi non posso dirti cosa accadrà a ottobre. Ultima domanda, ti sei mai rifatto il seno? Ok, chiudiamo. Ok, abbiamo finito con le domande, spero che ti ho strappato qualche risata, spero che magari con le domande serie tu abbia avuto modo anche di conoscermi un po' meglio. Che dire, mi ha fatto piacere che tu abbia seguito questo video, spero che tu l'hai seguito fino alla fine, se no ti perderai quello che sto per dirti adesso. E volevo dirti che quello che ho raccontato nel video, cioè queste nuove rubriche che voglio fare, questi nuovi contenuti in diretta, ovviamente ho bisogno del tuo aiuto. Quindi se vuoi organizzare insieme a me un'intervista, vuoi organizzare questa chiacchierata informale, contattami e senza problemi organizziamo. Saranno delle live credo ogni 15 giorni, serali, intorno alle 21, ma di questo ne parliamo poi, quindi mi raccomando, contattami perché può essere utile per te, può essere utile poi per tutti quelli che guarderanno sia in diretta ma in differita la chiacchierata. Bene,
Che dire, io ti ringrazio ancora per aver guardato questo video, è il mio compleanno, come ogni anno accade, è il mio compleanno, lo faccio ogni anno, e niente, sono contento che è il secondo compleanno che passo qui su YouTube, quindi sono veramente contento, mi piace veramente tanto. Bene, come al solito noi ci vediamo ogni settimana, a volte anche 2 volte a settimana, però insomma ci vediamo spessissimo. Grazie ancora e per qualsiasi cosa lo sai, sono qui, quindi non esitare a contattarmi e ti rispondo in tempi rapidissimi. Ciao e grazie.